Allora, oggi sono in compagnia di Lina e siamo in cerca di asparagi. Siamo in una sorta di boschetto piccolino su una collinetta qui della campagna del Lazio. Siamo a metà marzo e questo è il periodo, diciamo, migliore per trovare gli asparagi. Gli asparagi selvatici, il nome scientifico è Asparagus acutifolius, proprio perché hanno questa caratteristica delle loro foglie, chiamiamo così, appuntite, e da qui appunto foglia appuntita. La pianta, eccola qua. Noi andremo alla ricerca di queste piante qui, vengono chiamate comunemente asparagine, e alla base sorgono poi i turioni che vengono raccolti. Questo boschetto è composto in parte da un oliveto abbandonato e gli asparagi amano questa zona. Ora già ce ne sono alcuni, ve ne faccio vedere uno, diciamo di dimensioni piccoline, e io lo vado a tagliare salendo con le dita piano piano fino a dove sento che poi è morbido e si spacca. Eccolo qua. Questo è il primo asparago, è di dimensioni veramente modeste, però è un inizio. Ecco, vicino a lui ve ne faccio vedere. Ecco, questo inizia ad essere già un asparago più interessante. Eccolo qui. Vedete che qui c'è l'asparagina, che è la pianta dello scorso anno, e questo è il nuovo oggetto. Ora volevo farvi vedere una cosa. Io vado a raccogliere questo asparago in maniera diversa, lo vado proprio a estirpare, e praticamente ho preso una parte della sezione ipogea, quella che sta sotto il terreno, e qualcuno dirà: ah, tu sei un assassino, non vanno raccolti gli asparagi in questo modo, si rovinano le radici e tutto quanto. Nulla di tutto questo, questa è una falsità. Questo è un getto che è scappato dalla radice, dalla zampa, vengono chiamate zampe di asparagi. Quindi io sono andato a staccare questo da come emerge dalla radice. La radice non l'ho danneggiata, ho solo staccato questa gemma. Quindi raccoglierli in questo modo o raccoglierli nell'altro, ai fini della pianta, non cambia nulla. Lei tirerà fuori altri getti. C'è da dire però una cosa, e questo vale detto: se io avessi tagliato qui su, come ho fatto prima, la pianta dalle ascelle, dalle gemme sottostanti, avrebbe tirato fuori altri rametti, e quindi creando un nuovo fusto e permettendo poi alla pianta stessa di arrivare a maturazione, produrre fiori e produrre frutti. Staccandolo in questo modo questo non avverrà. Poco male, nel senso che se questo bosco non è molto frequentato, uscirà un nuovo oggetto, quello arriverà a maturazione e va bene così. Però se la zona è molto battuta, allora la pianta un po' viene stressata, perché ogni volta che lei caccia un nuovo asparago poi c'è un raccoglitore, lo va a strappare, e se lo strappa in questo modo la pianta ha difficoltà a generare nuovi asparagi. Gli asparagi appartengono alla famiglia delle liliacee, vale a dire la stessa famiglia dell'aglio e della cipolla. Loro hanno un rizoma, è composto da delle radici principali, delle radichette, poi c'è proprio il vero rizoma sopra, e da questo si formano le gemme che daranno origine poi ai turioni. I turioni sono gli asparagi così come noi li conosciamo. L'asparago crescendo può raggiungere, diciamo, anche la lunghezza di oltre 2 metri, ha un aspetto lianoso e mano a mano emette dalle ascelle dei germogli, ramificandosi, e alla fine forma delle foglioline che poi non sono delle vere e proprie foglie, vengono chiamate cladodi e hanno una forma aghiforme, risultando poi a maturazione pungenti, e da qui anche il nome di asparago spinoso di questa pianta. A fine estate poi fiorisce, fa dei fiorellini molto piccoli, biancastri, e da questi poi si sviluppano delle bacche che a maturazione hanno un colore nero violaceo. L'asparago è una pianta poliennale, quindi può avere una durata anche di oltre 10 anni, e più la pianta diventa anziana e maggiore saranno le dimensioni e anche il numero dei turioni che emetterà. Allora, qui ci sono 2 asparagi appena usciti, e questi invece sono stati raccolti qualche giorno fa. Vengono probabilmente dalla stessa pianta. Questa è l'asparagina,
Questa è lunga circa 80 cm, qui ce n'è un'altra ancora più piccola, e loro praticamente florisceranno per tutto il periodo primaverile. La raccolta va dai primi di marzo fino a giugno, dipende molto dalle condizioni meteorologiche, anche dall'altitudine. A 1300 metri, per dire, ancora non sono usciti, ho amici che vivono in quota, mentre qui, che siamo quasi a livello del mare, siamo nel pieno della raccolta e, come ho detto, siamo a metà marzo. Ora vado a raccogliere questi due. Come vedete, sento il punto dove sono più morbidi, dove iniziano ad essere morbidi, e poi taglio. Ora vi voglio far vedere una cosa. Questo è l'aspargo. Quando arriverò a casa io dovrò, a parte lavarlo, poi eliminare la parte basale se risulta legnosa, dura, perché poi mangiarla è antipatico, non è gradevole. Quindi che vado a fare? Mano a mano provo a piegarla e non si rompe, fino a dove si spezza. Questa parte io la butto. Questo è tutto commestibile. Per cuocerlo poi, metti che io voglio fare un risotto e voglio che le cimette rimangano integre, perché magari sono belle da vedere ma anche croccanti da mangiare, taglierò in pezzetti lunghi, che ne so, 3 cm, 2 cm il gambo, e questa parte la terrò così lunga. Questa parte la aggiungerò nella fase più avanzata della cottura, perché avrà necessità di un tempo di cottura inferiore, mentre il gambo ovviamente va cotto per un tempo maggiore. Una cosa che Rina usa un guanto, ne avrei anche uno, adesso per fare le riprese non l'ho messo. Conviene metterlo, e conviene a volte utilizzare anche una speciale bastone per raccogliere gli asparagi, perché questa è una zona che conosciamo poco, è nuova, però abbiamo visto che ci sono vari rettili. Quello che vi sto dicendo è: fate attenzione, perché qui sotto ci può essere vipera, e siccome noi infiliamo le mani in mezzo ai cespugli e la vipera ama andarsi a nascondere nei cespugli, c'è sempre il rischio che poi lei si senta minacciata e di riflesso reagisca dandoci un morso. Se veniamo morsi poi non ci allarmiamo, le morti in Italia per le vipere sono veramente rare, però subito andiamo all'ospedale, facciamo presente che siamo morsi alla vipera, magari facciamo una foto dell'animale che ci ha morso in modo che qualcuno esperto riesca a riconoscerla, e poi ci fanno tutti i trattamenti del caso, ci terranno in osservazione. Piccole strade, queste mulattiere praticamente, utilizzate dai contadini per raggiungere i campi dove hanno appunto le loro colture, sono zone ottime per trovare gli asparagi. Qui sono investite dai raggi del sole, gli asparagi amano il sole e quindi tendono a svilupparsi, e lungo i margini è facile trovarne. Ecco, qui ce ne sta uno qui, ok, qui ce n'è un altro ancora proprio sotto questa quercia. Dai, che meraviglia, vediamo del morbido, eccolo qua, via. Guardate, 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 qui ce n'è uno ancora più grande, ok. Grande, bello. Stanno sul cestino. E hai altro là. Questo è un po' più grande también. Míralo qua. Bello. Bellissimo. Un altro. È un maso bello. Una curiosità degli asparagi che tutti noi conosciamo: quando li mangiamo poi andiamo a fare pipì al bagno e abbiamo l'urina che ha un odore particolare, un po' pungente. Questo è dovuto a un acido che sta negli asparagi, l'acido aspartico, che praticamente viene scisso da un enzime del nostro corpo e produce sostanze con zolfo, e proprio lo zolfo è quello che dà questo caratteristico odore particolare, pungente alla nostra urina. Gli asparagi, tra le altre cose, sono
diuretici, sono ricchi di sali minerali, di fibre, per il 90% sono composti di acqua. Questa è una classica zona dove crescono gli asparagi, cioè è una sorta di grosso cespuglio composto da rosa canina, da un intrigo di rami, in questo caso di quercia, che sono caduti, e spesso gli asparagi si vedono proprio fuoriuscire. Adesso in questo caso non ne vedo, però spesso, eccolo qua, guardate, questo infatti è quello che vedo. Guardate quanto è grande questo qua. Wow, una meraviglia. Ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore. Eccolo qui, questo è un signor asparago. Ieri ha piovuto, ma ha piovuto anche nei giorni precedenti, e devo dire che la pioggia influisce significativamente. Guardate quanto è grande questo di asparago, sarà quasi mezzo metro, e praticamente adesso valuto punto morbido e tac, eccolo qua. Proseguiamo, continuo a guardare, perché a volte tu arrivi da una parte e c'è un gioco d'ombre e magari rende invisibili alcuni asparagi, poi se passi dall'altro verso gli asparagi si materializzano praticamente. Ci sono degli asparagi che prendono queste forme bizzarre. Ora non so se questo è dovuto a qualche patogeno oppure a qualche insetto, magari un'afide che li punge e quindi poi dà vita a delle deformità. Magari qualcuno esperto che conosce meglio un po' la biologia degli asparagi può dare il suo contributo lasciando un commento in merito. C'è un asparago gigante, adesso lo prendiamo. Mi fa sorridere la cosa, perché sembra un po' la raccolta dei funghi. Quando vedi un fungo, che ne so, di mezzo chilo, ti emozioni tutto. È un po' la stessa sensazione. Asparagi è un'attività veramente divertente. Guardate, questo non so se riesco a inquadrarlo tutto, lo taglio. Ok, allora il diametro non è 1 centimetro, però sarà 6-7 mm quasi, sarà lungo quasi 40 centimetri. Bello, bel ritrovamento, una bella cattura se fosse a pesca. Il turione dell'asparago è meraviglioso, appena uscito dal terreno ha questo aspetto dritto, particolarmente tenero per altre cose. Io l'ho staccato già di una parte morbida, quindi questa è tutta la parte commestibile e si mangia crudo volentieri. Buono, un sapore amarognolo, molto aromatico. Continuo a portare asparagi al cestino che tiene Alina e continuo a prenderne. La giornata è magnifica, tra le altre cose promette la pioggia, invece è uscito il sole, fa caldo, e stare in mezzo al bosco è una meraviglia. Io credo che in me ci sia un po' di spirito primitivo, a me piace molto la raccolta degli asparagi, dei funghi, la pesca. In passato andavo a caccia, poi ho smesso perché comunque c'è una componente di violenza molto più intensa. E il contatto proprio con la natura in questo modo mi procura un forte piacere, cioè, in me è una forte produzione di endorfine, quindi ogni volta che sto qui poi mi sento bene. Allora, la giornata finisce qua. È stata intensa, molto produttiva, abbiamo fatto questo mega mazzo di asparagi. Bello, bello. Alina, sei divertita? Molto, mi è divertito tanto. Oltre ad essere un'ottima cacciatrice di funghi, è anche Gli asparagi.
un'ottima cacciatrice di asparagi. Dai, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ciao! Ciao ciao!